Ti faccio vedere come si può riportare a nuovo questa vecchia porta messa sul locale esterno. Siamo all'interno dei magazzini in ristrutturazione, come vedete. Abbiamo deciso di non buttare questa porta e metterne una nuova, ma cercare di recuperarla perché sapete come si dice, il vecchio legno è meglio del nuovo. Quindi ti farò vedere una nuova tecnica che nessuno ancora vi ha fatto vedere per fare un effetto intonaco come i top cucina, quelli cementati. Faremo una tecnica semplicissima che puoi fare anche tu e daremo nuova vita a questa porta. Iniziamo. Guarda, ci sono strati di vecchia pittura, smalto che si sta screpolando e sotto possiamo vedere però che c'è del legno buono. L'obiettivo sarà quello di fare un effetto spatolato, un effetto come i top cucina che vanno tanto di moda adesso, che lo chiamano effetto intonachino. Utilizzeremo un materiale molto particolare che sarà in grado di resistere ai graffi, a non screpolarsi, un materiale particolarissimo che si usa in edilizia. Non è specifico per questo lavoro, quindi vi svelo un segreto da artigiani. Iniziamo il lavoro con la carteggiatura. Utilizzerò una DeWalt a batteria, una carteggiatrice molto comoda, molto valida. Vi lascio il link in descrizione Amazon se volete saperne di più, è un link affiliato. Utilizzeremo poi delle carte vetrate. Per sgrossare il grosso senza fare troppa fatica utilizzeremo una grana 80, che è una grana molto grossa che lascerà anche delle piccole imperfezioni, per poi rifinire con una seconda passata con una P120. Una P120 è una grana molto più fina e quindi andrà a togliermi i solchi che mi lascerà una carta vetrata più grossa. Ci fermeremo alla 120 perché andremo a applicare un primer, andremo a applicare un materiale molto particolare che ti farò vedere sulla fase successiva, che non servirà a portare perfettamente liscia la superficie, servirà soltanto prepararla per l'adesione del primer. Per fare un lavoro fatto bene va rimossa anche la maniglia. Bella macchina anche questa. E possiamo passare alla 120. Abbiamo eseguito la carteggiatura prima con l'80, poi con la 120. Sono presenti ancora alcuni solchi. Qua ci sono diversi strati di pittura, quindi per il procedimento che vi spiegherò io non serve arrivare fino al legno vivo. Si potrà procedere con questo prodotto che adesso tiro fuori. Ah, pesa tantissimo. Voilà. Questo qua è un prodotto della Fassa Bortolo, si chiama F263A. È un fondo riempitivo ad effetto intonaco fine. È un fondo coprente riempitivo, effetto civile fine, facilità di applicazione e ottimo potere uniformante. Tradotto, sarà in grado di riempirmi tutti questi piccoli solchi. Farà da primer di adesione, aderirà perfettamente sul legno senza che si screpoli, senza che si stacchi, ma soprattutto lo applicheremo dando un primo strato con la spatola molto fine, in modo che vada a farmi il primo strato di riempimento e primer, come abbiamo detto, e il secondo andremo a farlo più spessorato. Ti faccio vedere esattamente come lo metto, in modo da dargli l'effetto di effetto calcestruzzo, effetto spatolato. Poi andremo successivamente a dipingerlo. Per applicare questo prodotto potrete utilizzare o delle spatole o un pennello. Ovviamente a pennello viene un effetto molto meno rifinito che sarà ideale per fare i bordini. La consistenza è granulosa, guarda, ha dei piccoli sassolini all'interno che faranno appunto un effetto come un intonaco. Possiamo procedere con l'applicazione. Andremo a prendere un po' di questo materiale qua e andremo a metterlo sulla nostra porta. Io lo vado a rovesciare per praticità. Molto bene.
Andremo a stenderlo su tutta la superficie e poi lo faremo asciugare. Avendo quelle piccole sfere andranno a chiudermi tutti questi buchetti. Non dobbiamo essere precisi in questo passaggio perché ci servirà come fondo, quindi non aspettatevi in questa fase un risultato eccezionale. Per eseguire i bordi prenderò un po' di prodotto e andrò a stenderlo come che fosse una vernice. Vedete come riesce ad aderire perfettamente? Qua che c'è un buchetto, dov'è? Qua c'è un buchetto, cercherò di farlo penetrare. Questo qua andrà a crearmi tutto il fondo riempitivo. Questo è l'effetto dopo il primo strato di intonaco. Come vedete ha uniformato il tutto, non si vedono più i solchi. Devo lasciare asciugare. Se qua avete delle guarnizioni, ovviamente andate a rimuoverle prima di intonacare, che non va bene intonacare le guarnizioni. Lascerò asciugare un'oretta per poi farvi vedere il secondo passaggio dove gli daremo il vero e proprio effetto. Mentre l'anta sta asciugando vi faccio vedere il telaio che non andremo a smontare, quindi faremo la stessa identica operazione direttamente sul telaio. Guarda, si è asciutto perfettamente, super resistente. La fase che andremo a eseguire in questo momento sarà di levigatura. Andremo a togliere tutte le piccole imperfezioni in modo di preparare la superficie per la seconda mano. Questo è il risultato dopo la prima mano di primer e dopo avergli dato un'altra levigata per togliere tutte le piccole imperfezioni. Se dovesse piacervi l'effetto potreste anche già procedere a dargli lo smalto sopra. Se invece volete un effetto un po' più spessorato, effetto calcestruzzo, operate così. Lo andremo a applicare sopra la prima mano e faremo questa operazione. Una volta dato uno strato uniforme, andremo a alzarlo e poi con una passata leggera leggera andremo a creare questo effetto qua. Se vorreste un effetto più liscio, non andate a fare questo. Lasciatelo più liscio possibile, un'altra carteggiata avrete una superficie uniforme granulosa. E questo è l'effetto della seconda mano. Come puoi vedere, non abbiamo troppo spessore. Non abbiamo fatto la seconda mano sui bordi per non creare troppo spessore, ma abbiamo un effetto marmorino o calcestruzzo come volete chiamarlo. Adesso devo lasciarlo asciugare, dopodiché inizieremo a dare strati di pittura in modo che vengano fuori più accentuate queste venature, questo effetto. Intanto che l'anta sta asciugando, vado a dargli la seconda mano. Farò esattamente la stessa cosa che ho fatto sull'anta. Sono passate circa 6 ore, è perfettamente asciutto. Quindi passeremo ora a dare una nuova carteggiata in modo di preparare la superficie per la pittura. Molto importante
è arrotondare questi angoli. Qua abbiamo dato una sola mano in modo da non creare troppi spessori, se no potrebbe grattare sul telaio della porta. Utilizzerò una pittura acrilica, cioè a base acqua, bianca. Utilizzerò un rullino a spugna, che lo preferisco a quello col pelo, perché riesce a penetrare meglio in questa situazione, e daremo una rullata su tutta la superficie, sui bordi, come prima mano. Successivamente faremo altri strati per incominciare a far venire fuori la trama, cioè l'effetto calcestruzzo. Ho appena finito di stendere la prima mano di bianco dello smalto. Come potete vedere adesso è molto più brillante, uniforme. Ho dato rullate in tutte le direzioni in modo che andasse il colore più possibile all'interno di tutti questi piccoli solchi. Se a voi vi piace questo effetto qua, potete dare una seconda mano di bianco. Se invece volete, come vorrei arrivare io, a un effetto più tridimensionale, quindi un effetto calcestruzzo, vi farò vedere l'operazione successiva per eseguirlo. Nel frattempo che asciuga, io passo al telaio per fare la medesima operazione. La porta si è asciugata, utilizzeremo una vernice di un grigio medio, un grigio chiaro, dipende come volete l'effetto. Andrete a diluirlo all'interno di un po' di acqua, poi con l'utilizzo di una spugnetta andrete a stenderlo sopra la porta. Ovviamente si era già asciugato lo smalto bianco, l'ho lasciato asciugare un paio d'ore. Successivamente con la spugna andremo a stenderlo in modo che penetri in tutte le scanalature. Vogliamo un effetto calcestruzzo e quindi possiamo essere abbastanza imprecisi. Più siamo imprecisi, più l'effetto artistico sarà evidente. Una volta steso lo lasceremo riposare qualche secondo e poi con un panno, con una vecchia maglietta, con uno straccio, andremo a asciugare la parte superficiale. Non devo schiacciare, se no tolgo tutto il colore che ho appena messo. Facendo questa operazione, come vedete, mi viene fuori tutto un effetto come il calcestruzzo, di chiaro e scuri. Un effetto molto molto carino. La stessa operazione la andremo a fare sul telaio della porta. Lasceremo un po' asciugare il colore. Possiamo lasciare delle parti un po' più, tra virgolette, sporche di grigio scuro o grigio chiaro, come vi piace a voi, e delle parti magari un po' più asciutte. Si può tamponare, insomma qua è qui sarà il vostro estro artistico a definire il risultato di questa porta. Sarà non solo una porta che è stata recuperata, non solo una porta che durerà ancora tanti anni, ma sarà anche una vostra creazione artistica che starà lì in casa con voi. Adesso è venuta un po' sera, quindi si vede poco con le luci, ma vi assicuro che l'effetto è bellissimo. Lascerò asciugare e domani mattina con la luce naturale vi farò vedere l'effetto finale. Adesso so già cosa state pensando molti di voi. Sì, ma hai messo della pittura acrilica, la prima lavata andrà via. Infatti l'operazione che sarebbe necessaria quando sarà asciutta sarà di dare uno strato di pittura trasparente, cioè uno smalto trasparente, quello per legno, un gloss oppure un effetto satinato, in modo da incapsulare il tutto e renderlo impermeabile. Abbiamo un materiale super resistente. Ci vediamo domani mattina con il risultato finale.